Amici ed amiche del canale, benvenuti in questa nuova intervista che oggi abbiamo già, come potete vedere, lui, quello che ne sa di cotte e di crude di tutti i colori. Quindi adesso lo andiamo a salutare su Discord, che dovremmo avere in collegamento Xan. 2000 years later. Ciao ragazzi! Benvenuto in questa intervista e ti ringrazio ovviamente per averla accettata. Grazie a te per avermi invitato. Visto che ci conosciamo da un bel po', ne approfitto anche già per farti qualche domanda, se sei pronto. Vai, la accendiamo. Bene. Allora, la prima domanda che chiedo è: cosa si occupa il tuo canale, ovviamente, principalmente? Gaming reaction, principalmente il gaming sull'horror, però ultimamente spazia un pochino. Honest. Quindi niente retro gaming o anche in futuro sì? In futuro sì, non ti dico di no. Qualcosina faccio, però ho recuperato, ho risumato delle vecchie console. C'ho un Sega, un Super Nintendo. Mi piacerebbe farlo direttamente dalla console se riesco. Ah, quindi vuoi streamare da là, se ce la fai ovviamente? C'è un adattatore apposta per poter attaccare l'RF che usavano le vecchie console a un HDMI. Ok, poi E casomai mi poterlo spieghi poi come si provare. fa. Dai, va bene. Così magari un domani, se vorrei unirmi anch'io a questo mondo, magari, non lo so, però ovviamente i prezzi delle console sono di fuori delle mie portate al momento. Dipende che cerchi, c'è qualcosina che si può ancora comprare. Poi mi dai qualche dritta eventualmente. Va bene. Dopo ti chiedo quali sono le tue passioni, se ne hai, se vuoi condividerlo con il pubblico. Allora, vabbè, a parte il gaming che per me ci sono cresciuto in mezzo, la palestra che mi ha letteralmente scaricato lo stress di tutte le sclerate che fai quando non ti funziona qualcosa. E la musica. Suonavo anche uno strumento, ho smesso per tempo, diciamo, non ce la fai a una certa. Ti piace anche qualche tipologia di libro, studi lì, cioè ti piace leggere in generale? Allora, libri no, onesto no, non leggo libri, leggo principalmente tutorial, robe che mi interessano, informazioni, quando ho curiosità vado a cercarmi tutto, quello sì, io mi leggo tutto quello che mi interessa, però libri sni, diciamo che gli unici libri che mi sono letto, che mi sono piaciuti, sono i Zero Calcare, perché poi è più fumettoso, quindi me lo gestisco meglio. Ho capito. Io, a me invece, pensa te che non mi piace neanche leggere, proprio zero, non ho mai aperto un libro in vita mia, quindi Allora, ma sono gusti comunque, poi oggi col fatto che c'è tanta tecnologia è in difficile che li vai a cercare. Ormai ti basta lo smartphone, leggi tutto da lì, quindi meno male, esatto. trovi tutto lì. Invece ti chiedo se tu, ovviamente, so che hai un lavoro al di fuori di Twitch, credo. Sì, Okay. magari Twitch fosse il mio lavoro, magari. Beh, invece no. Vabbè, quindi un po' come tutti, no? Ma ovviamente facendo le corna e tutti i gesti brutti che vuoi fare, se dovesse andare male con il tuo lavoro o comunque con Twitch, cosa faresti? Avresti un'altra strada? Guarda, il piano principale che me l'ho sempre tenuto in testa è che io penso di essere legato all'Italia soltanto per il mio lavoro. Quindi la prima cosa che farei se io perdo l'unica fonte di certezza che ho in Italia è fare le valigie e trovare il primo posto che sia disposto a dare un lavoro e partire da lì. Penso che cosa tipo che la farei. Germania, tipo ad esempio, no? Anche la Svizzera, se poi voglio cercare di rimanere sulla lingua, tenterei la Svizzera, queste cose qui, però sennò mi lancerei diretto comunque all'estero. Ok, Subito. quindi sai solo l'italiano come lingua madre o conosci qualche altra lingua, oltre il dialetto, non lo so. Gestisco malissimo l'inglese. Tipo la Renzi che Basta. salutiamo. Shish. Esatto. Because. Vabbè. Esatto, io sono uguale. Pensa che io manco so quello. Cioè, ho fatto un corso di inglese, non è servito un cazzo, però dai, siamo fiduciosi. Ma quello perché dovrebbero darlo di più nelle scuole, onesto. Lo abbiamo fatto, ma hai visto come te lo fanno? Fai in entry level, mentre dovrebbe essere sviluppato molto di più. Dovrebbero dartelo tutti i giorni, perché è una lingua fondamentale, soprattutto oggi. Oggi che siamo globalizzati tanto, è una lingua che devi sapere. Eh sì, purtroppo comunque da me stanno anche facendo rumori e si sono decisi il sabato di fare casino, giustamente. Dobbiamo dargli una martellata anche a quelli che fanno casino. Alla quarantine.
Volevo prendermi dei cosi, degli antirumori, no, però costano l'ira di Dio. Ho detto, ma per un po' di rumore non è... Dipende chi trovi. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Eventualmente ti chiedo, oltre al classico, diciamo, letteratura, abbiamo detto, se qualcuno di tuo amico vorresti dire, io vorrei fare le live come le fai tu, cosa mi consigli di fare? Un gameplay oppure un tutorial oppure qualcosa, insomma, raccontaci, narraci. Allora, dalla mia esperienza, che ormai stiamo sui 3 anni che faccio questa cosa qui, ragazzi, e se il concetto base è fare live e non fare contenuti in generico, che quindi io poi me li vado a, che ne so, registrare da qualche parte per poi caricarli, gioca, divertiti, anche se ti devo dire che oggi nel 2026 probabilmente quello che va di più è il dramma, la gente che parla di gente, quello è successo qua, quello è successo di là, e c'è gente che purtroppo a me non piace, principalmente sono quelli che non lo sopporto. Però se vi devo dire la verità, tanti grandi streamer si sono convertiti o comunque piano piano inseriscono nelle loro live un po' di drama, un po' di roba che si vanno a cercare in giro prima di giocare. Sì. Se invece la vostra strada... Prego. No, infatti anch'io penso così, lo penso come te, perché ovviamente non è semplice cercare di intraprendere cosa piace anche, ovviamente. Vero, ma poi più che altro devi sperimentare, e quello che dirò sempre è che la prima cosa che devi fare quando fai una streaming è fare quello che piace a te. Può non piacere alla gente, probabilmente, però se tu inizi a fare contenuti soltanto per la gente, smetti di divertirti. Se smetti di divertirti tu e non fai divertire la gente, per me il content creator non lo devi fare. Se il tuo obiettivo principale è iniziare questo lavoro perché io voglio farci i soldi, non hai capito come funziona. Perché purtroppo non funziona così, deve essere una passione. Purtroppo è così, anche sarà sempre peggio, perché con tutta, diciamo, la calamita che c'è in giro, c'è quello che ti dice io porto farming, quell'altro porta farming, ci facciamo concorrenza, e lì secondo me è una cosa un po' sbagliata pensarlo, di dirlo, però il nostro cervello è così, diciamo, umano da pensare a quello. Sì, ma purtroppo si pensi che se 2 persone fanno la stessa cosa è perché se vogliono fare la guerra uno con l'altro, oppure magari se la fanno anche involontariamente, perché magari se c'è uno spettatore che si deve farming e lo state facendo tutti e 2 nello stesso momento, lì lo spettatore va uno si vede meglio, dove 2 c'è chi parla, perché se uno parla e l'altro sta zitto, magari vado da chi mi fa fare una chiacchierata. Sì, in effetti, anche quindi perché è poi una questione di come la porti. Esatto, uno dopo magari anche ci prova ad intrattenere la gente, però cosa fanno? Vanno giustamente da quello che è più bravo. Però la bravura si fa col tempo, honest. Cioè io penso che tante persone si abituano a parlare davanti alla telecamera, cioè io per parlare con te sto guardando un muro perché ho la telecamera lì. Cioè io se parlo con te dovrei guardare qui, però se guardo qui tu che vedi una tempia tutto il tempo, è una questione di abitudine, quindi tu ti abitui che sai che devi parlare lì se vuoi avere un contatto con la gente. In effetti la scatolina nera diventa il tuo... Io quando ho iniziato nel 2018, giù per di lì, anche un po' dopo forse 2019, vabbè, periodo Oviddi, avevo senza webcam, avevo una connessione che non è che sia delle migliori anche adesso, però comunque insomma il mio pubblico all'epoca ce l'avevo, anche perché diciamo all'epoca eri costretto ad avere un pubblico. Eravamo tutti a casa. Era molto... Esatto, c'era molta più audience. La gente cercava modi per staccare la testa, perché chi con me comunque era costretto, riusciva comunque ad andare a lavorare, perché noi avevamo permessi speciali per poterci andare, per il lavoro che faccio io dovevamo andare per forza, e quindi noi lavoravamo, quindi io bene o male non l'ho sentita tanto, a parte il fatto che quando andavi per strada non trovavi nessuno e vabbè, ma le risorse erano quelle che erano. Ma chi invece era vincolato a casa, tipo chi lavorava nei supermercati, queste robe qua, che pure quelli comunque qualcuno lavoricchiava, quelli diventi matto, perché non è dici vado a fare una passeggiata, vado al supermercato, no. No, perché non potevi, cioè ti facevi o portare la roba da casa, dove qualora le zone erano coperte da questo, o comunque morivi. Sì. Vabbè, diciamo che se riuscivo a uscire ogni tanto, però molto meno, cioè... Diciamo che fai una vita che faccio io, perché io principalmente a casa sto, a me vado a uscire, però loro l'hanno sperimentata a larga scala tutta insieme.
Sì, purtroppo sì, però diciamo che, tra virgolette, per chi faceva questo di lavoro all'epoca gli ha fruttato veramente un sacco, perché ovviamente si stava a casa, come ho detto prima, non sapevo cosa fare, ti accendevi Twitch, guardavi quello che portava Fortnite, guardavi quello che portavi Rocket League, insomma, andando avanti così. C'è stato pure, secondo me c'è anche un altro fattore lì. Tanti ragazzi a quei tempi, ma anche i giovani, ci stanno anche oggi, a quei tempi pure comprarsi il computer costava l'ira di Dio. Ma anche la banalissima console era fuori produzione, per trovare una PlayStation 5 diventavi matto. Quindi chi non aveva una console in casa e voleva fare qualcosa e non poteva giocare, se guardava chi giocava, se magari gli interessava il gameplay, se metteva lì, giocava col telefonino, faceva un po' di Roblox, queste cose qui, e se guardava chi giocava. Oggi il computer è tornato più o meno accessibile a tutti, tranne per il discorso delle RAM, perché oggi per comprarsi una RAM, fermati. Però tanti adesso ce l'hanno, e quindi magari piuttosto che venisse a vedere una cosa, se vanno a giocare una cosa loro. E in effetti anche perché adesso io, per dirti, ho visto le prezzi, volevo prendermi un altro banco di RAM adesso, minchia, 600 euro, ho detto no grazie. Guarda, io ti direi di aspettare. Secondo me se normalizzeranno, perché è vero che le grandi società le stanno comprando, però ti direi 6-7 mesi, anche perché il problema qual è? Quando c'è tanta richiesta deve aumentare la produzione, se deve aumentare la produzione devono aumentare la tipologia di produzione di un prodotto, se aumenta bene, che comunque poi ce n'è in stock, se normalizza il prezzo. Assolutamente, infatti dopo ti chiedo se ne sai anche tu di qualcosa di informatica a livello, non so, hardware presumo, e anche altre componentistiche che vorresti consigliare per fare un computer. Allora, a livello di informatica me la cavo. Diciamo che me la cavo, non per la scuola, perché se era per la scuola probabilmente ho fatto solo le medie, dove c'era un mini corso di informatica, però principalmente ti imparano Excel, non che ti spiegano quello che devi fare. Il resto, come assemblare un computer e tutto, me lo sono dato, come dicevo prima, io mi spizzo le cose che mi interessano, me le so studiate a parte. Quindi bene o male conosco le cosine, e dei componenti, se volete fare un computer, dipende che c'è la prima domanda che dovete fare è sempre che ci dovete fare, perché se ci dovete giocare oggi giocate veramente poco, tranne per le RAM, che è il discorso che muore a parte, giocate veramente con poco, perché girano tante schede video, e anche una scheda video che è di bassa fascia fa girare delle cose molto importanti e consistenti. Già una 3060 che ormai è 2 generazioni fa, ed è una scheda che oggi penso che trovi a 200 euro, forse anche meno. Sì, magari su Vinted qualcosa sicuramente trovi, esatto, cioè di usato. Esatto. Sul nuovo mai, ragazzi, io vi consiglio sempre sul nuovo, quando fate un hardware, comprateci giusto l'essenziale, tipo l'alimentatore. La scheda video no, perché le schede video tanto ne cambiano talmente tante in giro, e è difficile che si compri una scheda video, salvo che davvero non te metti lì a farci o mining, esatto, o ci hai fatto, l'hai overclockata con le zampe, perché non sai overclockare una scheda. Per romperla così non sai overclockare una scheda. Assolutamente d'accordo. Eppure se te dovesse andare male, che magari prendi, che ne so, la warehouse che è usata da Amazon, gliela rimandi e te ne danno una nuova. Cioè io ho comprato delle cose da Amazon Warehouse che se non funzionavano gliele rimandavo, me le ridavano nuove di pacca. Amazon Warehouse non ci pensa minimamente, quindi me l'ha dato l'ora, perché ho avuto delle disavventure con il mio case, che dopo ti spiegherò poi successivamente in separata sede. E niente, quindi se è solo giocare, diciamo che ce la fai. No, perfetto, allora io sto sicuro. Diciamo, ultima domanda, ti chiedo cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale o deficienza artificiale? C'ho pareri contrastanti per questa cosa, perché è utilissima per determinate cose, però vedo anche l'effetto collaterale. Cioè lei è comoda, non posso dire di no, io pure faccio tante cose con l'IA, copertine, robe, magari mi serve una grafica fatta apposta, boom, butto dentro lì, e a livello di prompt, a forza di farla girare, riesco a tirare fuori quello che mi serve. Okay. Qual è il problema secondario però? Ti serve un grafico? C'ho l'IA. Mi serve musica? C'ho Suno.ai. C'ho talmente tanta roba che sostituisce persone, che fra un po' sta roba, se diventa fatta bene, si perderanno dei lavori che attualmente ci stanno. E qual è il problema? Tu dici, l'evoluzione c'è sempre stata, che un uomo faceva una cosa e poi ne fa un'altra, è passato da coltivare la terra a gestire la macchina che la coltiva, per farti un esempio blando. Qua no, perché tu non è che diventi l'uomo che gestisce l'IA, qui non c'è lo stesso rapporto.
qua quando Lia prende un lavoro e continuerà a svilupparlo e farlo bene, quel lavoro si perde, punto. Poi che non fa il creatore dei banchi di RAM? Tutti a fare i banchi di RAM stiamo. Già, quella cosa è il rovescio della medaglia, a parer mio. Assolutamente, perché adesso purtroppo non per colpa nostra ma per colpa di qualcun altro hanno aumentato i prezzi delle RAM. Ahimè. Anche. Però diciamo che principalmente c'ho sta preoccupazione che, per quanto io penso che sia eccezionale, leverà dei posti di lavoro, e già non è che qua proprio brilliamo dei posti di lavoro. Assolutamente no, purtroppo. Spero che un po' per tutti diano possibilità per trovare un impiego o comunque qualcosa di più sostantivo che fare le live, perché è un bene, perché comunque conosci gente, ma è un male perché ti porta via un sacco di altre cose, secondo me. Vero. Verissimo. Io, caro Oxan, il tempo a mia disposizione l'ho finito. Se ovviamente vuoi aggiungere qualcosa, liberissimo di farlo, sentiti come casa. Certo, seguite Morenz, mi raccomando, e fatelo, perché sennò vengo a casa vostra e vi vengo a prendere. Giustamente. E vi invito a seguire Xan, ovviamente, che trovate in descrizione il fresh link, quello insomma. In descrizione trovate tutto quello che vi serve. E niente ragazzi, vi salutiamo e alla prossima. Ciao bellissimi. Ciao.